Ti sei mai sentito come un prodotto in esposizione? Non più soltanto una persona con una storia, delle ferite, dei desideri, delle contraddizioni, ma qualcosa da mostrare, da rendere appetibile, da aggiornare, da confrontare con altri prodotti simili. Qualcosa che deve attirare l'attenzione in pochi secondi, prima che lo sguardo passi oltre. Viviamo in una società che ci ripete continuamente che siamo liberi, liberi di scegliere, liberi di comprare, liberi di cambiare lavoro, partner, città, identità, immagine. Eppure, dietro questa libertà apparente, molti di noi sentono una pressione difficile da nominare. L'impressione di dover essere sempre desiderabili, sempre performanti, sempre interessanti, sempre pronti a dimostrare qualcosa, come se la nostra esistenza fosse diventata una vetrina e noi fossimo lì sugli scaffali o in attesa che qualcuno ci scelga. Forse il problema non è solo che consumiamo oggetti, forse il problema è che abbiamo imparato a guardare anche noi stessi con lo stesso sguardo con cui guardiamo gli oggetti. Ci valutiamo, ci confrontiamo, ci correggiamo, ci rendiamo più presentabili. E a un certo punto viene da chiedersi, siamo ancora persone che vivono o prodotti che cercano di restare competitivi sullo scaffale? Zygmunt Bauman ha descritto il nostro tempo con un'immagine semplice e potentissima: la liquidità. Nella modernità liquida nulla sembra più destinato a durare davvero, i legami si allentano, le identità cambiano forma, il lavoro diventa instabile, le relazioni diventano fragili. Perfino il futuro smette di essere una promessa e comincia ad assomigliare a una minaccia indistinta. Un tempo, almeno idealmente, la vita sembrava costruirsi su strutture più solide, una professione, una famiglia, una comunità, un'appartenenza, una traiettoria. Non erano strutture sempre giuste, non erano sempre libere, non erano sempre felici, ma davano una forma. Oggi, invece, la forma è diventata provvisoria. Ci viene chiesto di adattarci continuamente, di reinventarci, di essere flessibili, di non attaccarci troppo a nulla, di non considerarci mai arrivati. La flessibilità viene presentata come una virtù, e in parte può anche esserlo. Ma quando diventa una condizione permanente, comincia ad assomigliare molto all'insicurezza. Perché ciò che è liquido non sostiene, scorre, sfugge, cambia contenitore e alla lunga ci costringe a cambiare forma insieme a lui. Questa liquidità entra anche nei rapporti affettivi. L'amore, l'amicizia, il desiderio, perfino la famiglia, vengono sempre più spesso attraversati dalla logica del mercato. Ci scegliamo come si scelgono i prodotti, valutiamo, confrontiamo, scorriamo, mettiamo like. Aspettiamo una risposta, interpretiamo un silenzio. Poi, se qualcosa non convince, passiamo oltre. Le app di incontri sono solo l'esempio più visibile di un cambiamento molto più profondo. L'altro non appare più come un mistero da incontrare, ma come un profilo da valutare. Una foto, una bio, un'età, una professione, una promessa implicita di compatibilità. Se qualcosa non convince, si scarta. Se arriva qualcosa di apparentemente migliore, si cambia. Se la relazione diventa difficile, ci si chiede se non esista un'opzione più semplice, più leggera, più adatta a noi. Il problema non è la tecnologia in sé, il problema è lo sguardo che impariamo ad avere, uno sguardo consumistico. L'altro deve emozionarci, completarci, stimolarci, rassicurarci, migliorare la nostra vita, ma possibilmente senza pesare troppo. Così anche i rapporti diventano contratti emotivi a tempo determinato. Restiamo finché conviene, finché funziona, finché produce benessere. Ma l'amore non funziona come un prodotto, non è sempre efficiente, non è sempre gratificante, non è sempre facile da gestire. A volte richiede attesa, a volte richiede fatica, a volte richiede la capacità di restare quando l'altro non è nella sua versione migliore. E una società abituata alla sostituzione fatica sempre di più a comprendere la permanenza. Perché restare non è più un gesto naturale, è quasi un atto controcorrente. La stessa logica entra nel lavoro. Per decenni il lavoro è stato anche una forma di identità. Poteva essere alienante, faticoso, ingiusto, ma spesso dava alle persone un posto nel mondo. Oggi il lavoro è sempre più frammentato, contratti brevi, colloqui continui, obiettivi misurabili, aggiornamenti obbligatori, competenze da rinnovare, curriculum da ottimizzare, profili professionali da curare come piccole vetrine personali. Saper fare qualcosa non basta più, bisogna anche sapersi raccontare. Il lavoro non è più soltanto competenza, è immagine, disponibilità, adattabilità, capacità di sembrare sempre occupabili. Così anche il lavoratore diventa prodotto,
un profilo da consultare, una risorsa da inserire, una performance da valutare, un costo da ottimizzare e quando non serve più viene sostituito. La precarietà non riguarda solo il contratto, riguarda l'anima, perché se il lavoro è instabile anche l'identità comincia a vacillare. Chi sono se domani il mio ruolo scompare? Quanto valgo se nessuno mi seleziona? Quanto posso permettermi di essere fragile, in un mondo che premia soprattutto chi appare efficiente? La società contemporanea ci dice: sii imprenditore di te stesso. È una formula seducente. Sembra promettere autonomia, libertà, possibilità di espressione, ma nasconde anche una condanna. Perché se sei un'impresa devi sempre crescere, devi migliorare, devi competere, devi venderti. E se fallisci, la colpa sembra ricadere interamente su di te. Viviamo immersi nella cultura della performance. Ogni cosa sembra dover produrre un risultato. Il corpo deve essere in forma, la mente deve essere produttiva, il tempo libero deve essere ottimizzato, le relazioni devono essere appaganti, il profilo social deve essere interessante. Perfino il benessere diventa una prestazione. Devi meditare, allenarti, mangiare bene, leggere, dormire meglio. Essere presente, essere centrato, essere disciplinato, sono tutte cose potenzialmente buone. Il problema nasce quando ogni gesto diventa un indicatore del tuo valore. A quel punto anche la cura di sé si trasforma in ansia. Non ci riposiamo più davvero, recuperiamo energie per tornare produttivi. Non ci alleniamo più solo per stare bene, spesso ci alleniamo per dimostrare controllo. Non impariamo più solo per curiosità, impariamo per restare competitivi. La domanda silenziosa che ci accompagna è sempre la stessa. Sono abbastanza intelligente, abbastanza attraente, abbastanza aggiornato, abbastanza produttivo, abbastanza interessante, abbastanza forte, abbastanza vendibile? La tragedia è che la risposta sembra essere sempre no, perché il mercato non dice mai «ora basta, sei sufficiente». Il mercato dice «puoi migliorare ancora». Ed è proprio questa promessa infinita di miglioramento a tenerci spesso intrappolati. In questo scenario nasce la grande trappola del personal branding. All'inizio sembra una forma di libertà. Racconta chi sei, costruisci la tua immagine, trova la tua voce, mostra il tuo valore, fatti conoscere. Ma lentamente accade qualcosa. Non racconti più chi sei, cominci a diventare ciò che funziona. Scegli le parole che performano meglio, mostri i lati più spendibili, nascondi le zone opache, trasformi le esperienze in contenuti, le competenze in slogan, le fragilità in storytelling, le idee in posizionamento. Anche il dolore può diventare materiale promozionale, anche la vulnerabilità può diventare strategia. Perfino l'autenticità, se viene misurata, confezionata e ripetuta abbastanza volte, può trasformarsi in una posa. Il personal branding promette di liberarci dall'anonimato, ma rischia di imprigionarci in una versione commerciabile di noi stessi. Una versione pulita, coerente, ottimizzata, facile da capire, facile da vendere. Il problema è che un essere umano non è coerente come un marchio. Un essere umano cambia idea, ha contraddizioni, ha giornate inutili, ha desideri che non sa spiegare, ma il brand non ama il disordine. Il brand vuole chiarezza, vuole riconoscibilità, vuole continuità, vuole una promessa da mantenere. Così, a forza di costruire la nostra immagine, rischiamo di smarrire la nostra interiorità, diventiamo il packaging di noi stessi. La conseguenza più profonda è che iniziamo a vivere come se fossimo sempre sottoposti a valutazione, sul lavoro, nell'amore, nelle amicizie, sui social, perfino nel modo in cui parliamo di noi stessi. Ogni spazio diventa una vetrina, ogni incontro può sembrare una selezione, ogni silenzio rischia di diventare un rifiuto, ogni confronto prima o poi assomiglia a una classifica. E allora impariamo a modificarci. Tagliamo le parti meno presentabili, nascondiamo le esitazioni, addolciamo le idee scomode, rendiamo più appetibile la nostra immagine. Non vogliamo soltanto essere amati, vogliamo essere scelti. E in una società dei consumi, essere scelti significa spesso essere preferiti a qualcun altro. Qui nasce una competizione invisibile e continua. Non basta essere una buona persona, bisogna essere più interessante, più desiderabile, più brillante, più adatto al mercato emotivo e sociale in cui ci troviamo. Ma se siamo prodotti, allora possiamo anche essere scartati. E questa possibilità ci accompagna ovunque, nella paura di non ricevere risposta, nell'ansia prima di un colloquio, nel bisogno di controllare le visualizzazioni, nella tristezza dopo un messaggio ignorato. La società dei consumi non ci ha solo insegnato a comprare oggetti, ci ha insegnato a guardarci come oggetti.
E quando inizi a guardarti così, ogni difetto sembra un difetto di mercato, qualcosa da correggere prima che qualcuno se ne accorga. Bauman aveva intuito qualcosa di essenziale. La modernità liquida non distrugge il desiderio di legame, lo rende più contraddittorio. Vogliamo relazioni profonde, ma abbiamo paura di dipendere. Vogliamo essere amati, ma temiamo di perdere libertà. Vogliamo stabilità, ma siamo attratti dall'idea di avere sempre altre possibilità. Vogliamo essere scelti, ma non vogliamo sentirci vincolati dalla scelta. Così restiamo sospesi. Abbiamo nostalgia della solidità, ma siamo stati educati alla sostituzione. Desideriamo qualcuno che resti, ma spesso non sappiamo più restare. E forse è proprio questa una delle ferite più profonde del nostro tempo, non la solitudine in sé, ma l'incapacità di affidarsi, senza sentire di stare perdendo qualcosa. In una società dove tutto deve restare reversibile, anche l'amore diventa pericoloso. Perché amare significa esporsi, significa non controllare tutto. Significa accettare che l'altro non sia stato costruito per soddisfarci, significa incontrare una presenza, non consumare un'esperienza. Allora cosa possiamo fare? Forse la risposta non è uscire dal mercato, sarebbe ingenuo. Viviamo dentro questa società, abbiamo bisogno di lavorare, di presentarci, di comunicare, di scegliere, di essere scelti, ma possiamo almeno recuperare uno sguardo diverso. Possiamo ricordare che una persona non coincide con il suo profilo, che una relazione non è un servizio, che il valore di un essere umano non dipende dalla sua desiderabilità immediata, che non tutto ciò che conta deve essere utile, monetizzabile, mostrabile o performante. Possiamo smettere, almeno ogni tanto, di chiederci come apparire e tornare a chiederci come vivere. Possiamo proteggere zone della nostra esistenza che non devono diventare contenuto. Amicizie non esibite, pensieri non pubblicati, giornate non ottimizzate. Forse oggi una delle forme più radicali di resistenza è proprio questa: non rendere tutto vendibile. Non trasformare ogni fragilità in strategia, non trasformare ogni esperienza in curriculum, non trasformare ogni legame in prestazione, non trasformare se stessi in un prodotto perfettamente confezionato. Perché ciò che siamo davvero non sta sullo scaffale, sta nelle parti meno commerciabili, nei dubbi, nelle fedeltà difficili, nei silenzi, nelle cose che facciamo senza doverle mostrare, nei rapporti che non funzionano come un acquisto, ma come una promessa. E forse, in un mondo che ci vuole liquidi, sostituibili e sempre disponibili, diventare un po' meno vendibili potrebbe essere il primo gesto di libertà. Non per sparire, ma per tornare, lentamente, a essere persone. Se questo video ti ha fatto pensare a un'esperienza che hai vissuto, puoi scriverla nei commenti, non per trasformarla in contenuto, ma per ricordarci che, dietro i profili, i ruoli e le immagini che mostriamo, ci sono ancora persone reali. Se vuoi continuare a riflettere su filosofia, società e vita contemporanea, puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video.